E ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa e in questo tutorial vi farò vedere, come avete visto nei video sul canale, un esperimento con un'animazione dove uscirà questa ruota che sarebbe il logo e questo testo animato. Questa animazione l'ho fatta per un amico e la successiva elaborazione che invece è questa dove c'è la ruota con il testo che esce, come avete appena visto, direttamente dalla ruota e come vedete prende proprio la forma circolare e poi va a distribuirsi invece in forma lineare. Beh, vediamo le due cose. Allora, questa prima non era tanto per l'animazione del logo in sé o di queste fascette, ma è per capire come funzionano le maschere. Infatti l'amico che me l'aveva richiesto mi ha detto come fare queste maschere. Comunque vediamo anche come fare questo logo con la scritta circolare. Quindi entriamo in Fusion e vedete la programmazione non sono tantissimi nodi. Proviamo a ricostruire un po' assieme velocemente. Ricordatevi, ecco qua, questo è il nostro media out, lo sgancio un attimo perché andrò a ricostruire qua sopra. Mettiamo quindi un background, decidete sempre se è opaco con un colore o trasparente. Se dovete mettere questo effetto ovviamente sopra un video lascerete trasparente. Come ho realizzato la ciambella circolare, molto facile, prendiamo un background, assegniamo un colore da qui, dovrete sapere un pochino di spostarvi in Fusion, andiamo a collegare qui background, eccolo qua tutto celeste, e a questo andiamo a collegare un ellisse, eccola qua, vedete che se cliccato l'ellisse appare direttamente qua. Ora andiamo a sganciare solido e facendo così abbiamo già la nostra ciambella, eccola qua. Poi andiamo a regolare quanto grosso la vogliamo e prendendo qua possiamo regolarne le dimensioni. Perfetto. Come fare invece il testo circolare all'interno di questa ciambella? Prendiamo un nodo di testo, lo colleghiamo e ovviamente la scritta non potrà essere lunghissima, se no dovremo ridurre il carattere. Come avete visto ho scritto un nome o un cognome, ma voi potete scrivere, che ne so, logo. Adesso io vado a scrivere qualsiasi cosa. Come fare questa scritta circolare? Andiamo praticamente su layout, il secondo tab, e invece di point, cliccando qua, abbiamo circle e come vedete ecco qua si sposta qua in alto. Qui abbiamo size dove possiamo andare a riposizionare il testo così. La dimensione del testo, sul primo tab abbiamo la dimensione con la quale, come vedete, dimensionando andremo a sistemare il nostro logo all'interno del cerchio. Quindi abbiamo questa dimensione e la dimensione sul layout che è questa. Potremo giocare con entrambe oppure ancora con un eventuale transform. Potremo unire un transform sotto così e andare a rimpicciolire anche in questo modo. Quindi avete visto, ho utilizzato un secondo nodo solo per il ridimensionamento. Sul testo abbiamo, con il size decidiamo l'arco che fa il testo e sul layout invece, come avete visto, il posizionamento. Anche con il center Z possiamo andare a allargare. Per esempio potremmo fare anche una scritta anche in esterno al nostro cerchio. Nel mio caso l'ho fatta dentro. Se desiderate ruotare ad esempio il cerchio e la scritta contemporaneamente, pensate sempre a qualcosa che vada
assieme. Per andare assieme dovete unire sempre con dei merge, quindi ad esempio questi due, invece di mandarli direttamente sulla linea, andiamo a creare un merge con questo, così, in questo modo. In questa maniera qui sul merge avremo entrambi. Se non vedete tutti e due è perché gli ingressi sono rovesci. Per non sganciare questo dal foreground e spostarlo in background e viceversa, vedete adesso entra in background qui il giallo e il foreground è il verde, basta premere CTRL T e gli ingressi si ruotano, vedete che il verde è passato qua e il giallo qui e quindi ora vedete i segnali correttamente. Se volete aggiungere, perché questo ecco l'esempio così, andiamo a inserire un transform qua sotto e questo transform permetterà di ruotare tutto assieme. Quindi questo non è solo la scritta che sta ruotando, ma è anche il cerchio sottostante. Come facciamo a esserne sicuri? Ad esempio, se noi usiamo un dimensionamento del cerchietto, così con leg, vedete, possiamo andare a dare una dimensione e con posizione possiamo dire dove inizia, quindi ad esempio possiamo fare una cosa così. Se adesso andiamo su questo transform ruotando, ecco ora vediamo che sta ruotando effettivamente tutto assieme. Guardate quante belle idee possiamo andare a creare nuove. Perfetto, e questo potrebbe essere il vostro logo, per esempio. Sempre attraverso il transform possiamo posizionarlo. Ora, come facciamo a far uscire due fascette? Stessa cosa, andiamo prima a creare le fascette. Come potremo creare le fascette? Partendo sempre da un background, assegniamo un colore, se volete dello stesso colore è presto fatto, basta prendere la pipetta e andare qui e ora questo background è allo stesso colore. Andiamo a collegarlo, come prima verrà tutto blu e uniamo a questo background un rettangolo. Questo rettangolo lo ridimensioniamo in altezza e lunghezza della nostra fascetta, magari l'altezza la facciamo così, e ovviamente anche qui possiamo centrarlo, magari vogliamo che esca questa fascetta da qui. Andiamo a cliccare così, vediamo senza, ecco qua la fascettina, ma adesso questa fascetta come farà ad apparire, cioè come fa a essere mascherata questa fascetta? Molto semplice, abbiamo due possibilità, le maschere potrebbero essere collegate qui, vedete che abbiamo un ingresso, i triangoli celesti sono sempre i mask, vedete che se stiamo un pochino viene anche segnato come ingresso maschera, quindi se mettiamo una maschera qui, vedete che stiamo isolando qualcosa, cosa stiamo isolando? Andiamo a vedere spostando la maschera, ecco qua, proprio la fascetta. Ora è il contrario, cioè vediamo solo dove è la maschera, vedete, ecco qua, potremmo fare anche una cosa così. Se vogliamo possiamo fare anche l'inverso, allora intanto la maschera la possiamo definire anche questa in altezza e lunghezza, eccola, vedete. Quindi già così abbiamo fatto la striscia che cresce. Oppure potremo invertire, in questo caso sparirà e apparirà solo quando uscirà dalla maschera e questo è il sistema che andiamo a utilizzare. Ricordatevi che se poi dovete mettere altre cose conviene che questa fascetta della maschera sia più stretta possibile. Voilà, quindi dovremo animare questa. Questo avete visto un metodo rapido. Un altro metodo è invece di mettere qua la maschera e di metterla attaccata direttamente al rettangolo, questo qui che determina la fascettina. Mettiamo questa seconda e vedete che viene un pasticcio, andremo sul nostro rettangolo a dire il metodo di fusione di queste due maschere. Andiamo a cercare, aggiungi,
sottrai, eccetera, fin che non troviamo appunto, vedete, ho messo come metodo esempio minimum e abbiamo già ottenuto l'effetto che volevamo, cioè che questa maschera va a tagliare l'altra. Quindi sulla seconda c'è sempre il metodo di sottrazione, di somma, vedete che se poi continuiamo otteniamo anche altre cose. Allora lasciamo minimum, che abbiamo visto che è quella che ci serve a noi, e qui avete la possibilità anche questa maschera di invertirla, ok? Quindi andando a animare questa, se ad esempio parto da qui, creo un keyframe sulla centratura, mi sposto questa maschera e voilà, il gioco è fatto. Eccola lì. Potremo anche, ricordatevi, sulla maschera dare un soft, abbiamo un bordo sfumato come vedete. Stessa cosa se vogliamo fare ovviamente un'altra qua sotto, ma adesso come fare a far scendere una scritta da qua che è invisibile e poi esce da questa riga? Stessa cosa, spostiamoci sempre più a valle, perché ricordatevi che più a valle andiamo e più sono cose che vengono sopra, se ci spostiamo a monte sono cose, livelli che vengono sotto. Quindi se volete che la scritta venga nascosta dal celeste dovete metterlo prima, quindi spostate questo in qua. Ovviamente la scritta verrà coperta dal celeste solo per la sua larghezza, però può essere anche importante, quindi mettiamo qui, scriviamo scritta che appare, andiamo a collegarlo così, ecco qua. Adesso ovviamente dovrà essere in base anche a questa fascetta la dimensione della scritta, quindi sul testo andiamo a ridimensionare, lo posizioniamo con layout, abbiamo la centratura, ma se andiamo su vediamo che ok, vedete che viene coperta, ingradiamo un po' così si vede bene, viene coperta ma ovviamente poi ci passa sotto, quindi anche qua dobbiamo agire con una maschera. Come facciamo? Mettiamoci così a metà così siamo sicuri. Andremo a inserire anche qui una maschera sull'ingresso del testo, quindi un bel rettangolo, inseriamo qui, ok, andiamo a vedere questo rettangolo e facciamo così, vedete che ora sparisce, abbiamo fatto esattamente l'inverso di quello che vogliamo. Come facciamo a invertire? Semplicemente invertiamo la maschera e vediamo ora che la nostra scritta si vede solo sotto. Se possiamo provare a spostare la nostra scritta, di là sparirà perché c'è la maschera e scendendo sotto apparirà. Quindi ovviamente questa animazione all'inizio sarà in alto, nascosta dalla propria maschera, quindi avremo il primo movimento, completata questa fascetta, da qua potremo andare a programmare sul center un keyframe e in un certo tempo far scendere la nostra scritta. Andiamo a vedere cosa succede. Ecco i due passaggi, 1, 2, ok? Stessa cosa qui, se vogliamo una seconda fascetta, faremo la seconda fascetta, la nostra riga di testo, ovviamente il rettangolo non sarà più in alto ma sarà sulla parte bassa, ok? Se andiamo a vedere la mia programmazione qua vedete quante maschere c'erano di rettangoli. Infine, che non so, ad esempio vogliamo un rettangolo che faccia sparire tutto, faremo un'altra maschera che entra dentro, ad esempio, e fa sparire tutto. Quindi ogni cosa può avere le proprie maschere, anche il testo qui. Ovviamente le maschere non possono essere solo rettangolari o cose, può essere anche, non so, ad esempio un pallino che passa e quindi può, ad esempio questa scritta, se volessimo farla andare dentro qua e avere questa curvatura, potremmo fare una maschera a cerchio. Togliamo, beh, potremmo anche unirla alla maschera per dire, quindi questa scritta potrebbe scendere da qua, ma potrebbe andare dietro questa. Quindi andiamo a mettere un'altra bella ellisse
questa lissa, eccola qua, la vedete, è la maschera, la spostiamo e dovremo dargli lo stesso arco di quell'altra, così, ok? La scritta è questa, quindi andiamo a agganciare il nostro cerchio maschera al rettangolo. Ora, prendendo la scritta, se la andiamo a spostare, dobbiamo fare che queste due maschere si sommino, così vedete che inverte e dobbiamo trovare, ecco qua, che sparisce. Attenzione che questo abbiamo fatto un cerchio, quindi se andasse fuori di qua vedremo qua un pezzettino. Facciamo la prova, vediamo che viene nascosto tutto, ma di là uscito dal cerchio appare, quindi qui dobbiamo fare un'ulteriore maschera, ad esempio un rettangolo, e la spostiamo di qua, quindi tutto quello che andrà di qua avremo cerchio e rettangolo che si sommano come forme. Scusate che l'ho sganciato, ecco qua, e quindi ora non vedete più nulla. Quindi la scritta che è scesa qua la facciamo star ferma. Adesso ho fatto un keyframe per sbaglio, però facciamo fino qua, faccio un altro keyframe e adesso sposto dentro. Vediamo la nostra animazione. Adesso ovviamente non c'entra niente con quello che stavamo facendo, ma avete visto le due maschere, una e due, e così possiamo procedere anche in uscita, in entrata, eccetera. Tutte maschere che si sommano. E questo è un esempio per poi andare a riprodurre quello che appunto avevo fatto, che era questo. Quindi abbiamo il logo con la scritta, logo che vedete gira e zoom, qui appare questa con una maschera che si sta ritraendo, anche quell'altra è una maschera che si ritrae, questa avrà il suo rettangolo qua sopra così, e questo testo avrà il suo rettangolo maschera qua sotto così. Uno esce dalla maschera, l'altro esce dalla maschera, quindi adesso se pensate è una cosa molto semplice. La seconda programmazione invece ha lo stessa ciambella che abbiamo realizzato di là, ma vedete, le ho fatto anche un cerchiettino, adesso andiamo a vedere come ho fatto. Cosa succede? Questo testo gira e poi fuoriesce lungo la linea. Vedete che si muove lungo un percorso. Come facciamo a fare una cosa di questo genere? Andiamo a vedere la programmazione e qua poi potrete inventare qualsiasi cosa, è solo un esempio. Vedete una serie di nodi, abbiamo questa che è la ciambella, questo è un pallino piccolo fatto da un background e una piccola ellisse. Come vedete ciambella e pallino piccolo si sommano con immerge per dare questo. Perché c'è questo disegno? Perché solo così si può apprezzare che questo oggetto sta girando, perché non ha altre cose. Se fosse solo celeste non si capirebbe che sta girando, quindi invece di questo pallino può essere qualsiasi cosa all'interno del disco che faccia capire che giri. Ovviamente per farlo girare queste due cose hanno bisogno di un transform, vedete? Girando questo transform, ecco qua che il nostro cerchio gira, ok? Non era nemmeno centrato l'asse di rotazione perché vedete che ha un'oscillazione su e giù, che può anche renderlo simpatico. Vedete che la scritta non sta girando perché la scritta, eccola qua la scritta, guardate che strano, la scritta ha questa linea qui, questa linea è il percorso, vedete che segue quel percorso fino ad arrivare appunto fuori. Se io insisto e proseguo a spingerla così lungo il percorso, vedete che arriva qui e addirittura va sotto, si rovescia e torna indietro e rientrerà all'interno del cerchio, e così farà in seguito.
I percorsi di Da Vinci sono molto belli perché, come vedete, oltre che anche essere fatti al contrario, quindi avanti o indietro, ma non si bloccano, sono continui. Come si realizza questo percorso? Beh, è facilissimo, cancelliamo un po' di cose così lo vediamo a vuoto. Questa è sempre la nostra linea di base, aggiungiamo un testo e scriviamo ad esempio percorso. Andiamo a mettere così giù e proviamo a rifare la scritta che si muove su un percorso come abbiamo fatto adesso, circolare e poi lineare, che è una cosa un po' insolita, no? Allora andiamo su layout, vedete che qua c'è scritto type point e noi andiamo a mettere path. Ma questo path, questo percorso, dove lo disegniamo? Direttamente qua. Vedete che il cursore è cambiato? Quindi vado a fare una serie di punti per creare il circolare e dopo il lineare. Quindi 1, posso farli anche così retti, 2. Vedete cosa succede alla scritta? Che intanto che disegno si sposta, 3, 4 e ad esempio faccio l'ultimo, 5. Come faccio a far muovere lungo questo percorso? Con questo position path posso far correre la mia scritta. Vedete che quando il percorso finisce, qui è finito, aperto, parte per la tangente, quindi se volete fare dei percorsi chiusi come prima, a me qua serve solo per farla andare lungo il cerchio, che adesso non è un cerchio, è un rombo, ma adesso vi faccio vedere come si fa, gira e poi andrà dritta. Trasformiamo questo in un cerchio, quindi andiamo a prendere questo per selezione, andiamo a selezionare, cioè quindi praticamente questi, possiamo fare anche un drag and drop, e andiamo a cliccare questa, la curva, e vedete subito che il percorso è diventato circolare. Qui qua con CTRL possiamo prendere l'ultimo e arrotondarlo di più, anche questo qui, e tiriamo, e vedete che stiamo facendo un cerchio. Questo e questo dovrebbero essere allineati e lo stesso questo e questo dovrebbero essere allineati. Eccola, già meglio. E vedete che ora la scritta fa proprio un percorso circolare. Ovviamente attenzione che qua, essendo aperto, parte dritta, però potremo ad esempio farla partire da qua, che è carino, e fare così. Capite che se ora sopra questo disegno come prima la mia ciambella che gira, sembrerà la ciambella che gira a spingere la mia scritta fuori così. Faremo la stessa cosa con un altro testo. Possiamo anche, vediamo se possiamo copiare questo, copia, incolla, ok, così ci facilitiamo, abbiamo lo stesso path, soltanto che invece di percorso facciamo un trattino sotto di questi qua, vedete è l'underscore, ok? Potete anche colorarlo in maniera diversa, o ad esempio sarà dello stesso colore del cerchio, e sempre col nostro path potremo far andare questo testo, questo trattino lungo così. Attenzione che la lunghezza appunto deve stare all'interno del nostro path. Se una volta uscito il percorso e la mia linea, questi si muoveranno assieme, possiamo anche linkarli. Prendiamone uno, clicchiamo il pin, prendiamo il secondo, facciamo sul path un expression che vada a linkare questo qui, e quindi muovendone solo uno, questo qui, muoveremo entrambi, eccoli qua, e questi si muoveranno assieme. Ricostruiamo un attimo la nostra ciambella così riusciamo a capire il tutto. Ovviamente la ciambella avrà lo stesso colore di questo celeste che andiamo a prenderci, colleghiamoci il nostro ellisse, togliamo il solid e costruiamo la ciambellona, eccola qua, e la ciambellona andiamo a posizionarla ovviamente qui dove inizialmente il nostro testo andrà.
e voilà, deve essere qui. Andiamo a creare una cosa così. Come vedete, ovviamente, anche se facciamo ruotare questa ciambella, come detto prima, non si vede che ruota, quindi dobbiamo creare qualcosa, o come prima gli facciamo una ciambella aperta, dove abbiamo un taglio che ci va a identificare che sta ruotando, facciamo l'animazione della scritta da qua, mettiamo un puntino, poi ci spostiamo e la facciamo uscire. Facciamo l'animazione anche sull'ellisse, dobbiamo fare il contrario esattamente perché deve girare così. Vediamo, ecco, vedete che ora abbiamo l'animazione corretta. Vediamolo senza la grafica sopra e vediamo, eccolo là, avete visto che ora si capisce che sta ruotando. Seconda scritta potrebbe uscire da questa già. Come facciamo? Un testo, seconda, magari adesso la facciamo di un altro colore anche per distinguerla, la mettiamo come prima così a metà, andiamo a mettere il nostro rettangolo maschera che taglierà così, ovviamente invertendo, eccolo là. Quindi ora all'inizio la nostra scritta sarà su, decidiamo dove deve uscire, ad esempio qui, layout, mettiamo un bel keyframe, ci spostiamo di quanto desideriamo e la facciamo scendere. E ora ecco tutta la nostra animazione, beh adesso è grezza, è fatta male, ma ecco qua, come vedete funziona. Basterà sistemare un po' tutto, poi potremo fare ad esempio ritornare su, ritornare indietro, riallotolarsi, eccetera. Quindi avete visto che simpatico. Con la stessa cosa dei percorsi, i percorsi li avevamo già visti e quindi come avete visto gira attorno, layout, path, andiamo a costruire questo path così. Come posizionamento dei punti possiamo controllare al meglio l'allineamento e adesso vedete che abbiamo un continuo giro. Bene, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, lasciare un bel like e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!